Dopo il diluvio universale, dalla comunità di Mano si sviluppò la prima delle 7 civiltà post-atlantiche, la paleo-indiana. A quel tempo l'India era la patria di coloro che provenivano dalla parte migliore della popolazione atlantica, che conservavano ancora un vivido ricordo dell'antica chiaroveggenza. Gli antichi indiani avevano ancora un forte legame con il mondo spirituale, mentre il mondo esterno veniva percepito come una maya, un velo che oscurava la sua realtà spirituale, un inganno della percezione, una vera e propria illusione. A quei tempi Manu educò 7 dei suoi seguaci a diventare dei maestri, i 7 santi rishi. Essi diedero la loro saggezza e i loro comandamenti a questo popolo e furono in grado di dare loro un'idea lontana della figura cristica che discendeva dalle vette cosmiche fino alla Terra, noto come Vishwakarman. I 7 santi rishi praticarono allora un'iniziazione che avveniva a livello del corpo eterico. Insegnarono dunque la tecnica dello yoga per sviluppare una relazione vivente fra i chakra del corpo eterico e il corpo fisico. Nell'Apocalisse di Giovanni, la lettera alla chiesa di Efeso fa proprio riferimento all'antico periodo indiano. Efeso rappresenta la prima civiltà dopo il diluvio universale, una civiltà che faceva fatica a vedere una realtà nell'elemento terreno e che ha vissuto sempre nella nostalgia, nel desiderio di tornare al mondo spirituale. Questo loro distaccarsi dalla materialità contravvenne al primo precetto di Manu, ovvero di essere fedeli al cielo e alla terra. Pertanto dovette essere fondata una nuova civiltà atta a far procedere l'evoluzione nel modo giusto. Così si ebbe un secondo esodo e nacque un secondo popolo eletto, il quale fondò una nuova civiltà sull'altopiano dell'Iran, la paleo-persiana. Dopo lunghe migrazioni da ovest verso est si era stanziata una popolazione chiamata persiana. La loro inclinazione era ben diversa da quella indiana e non era rivolta unicamente al mondo spirituale. Tali uomini erano così tanto vicini al mondo fisico che si affezionarono alla terra e alle loro conquiste. La cultura persiana, a differenza della precedente, rischiava di perdere totalmente il contatto con il sovrasensibile, e a tale popolo venne data una guida spirituale nota come Zarathustra. Le basi spirituali di questa seconda civiltà consistevano nell'impegno a lottare il male, Ahrimane, a fianco dell'essere solare Ahura Mazda. Ahrimane è un essere malvagio da identificare con la figura di Satana nella Bibbia. Quanto più l'uomo volge il proprio interesse alle cose materiali, tanto più grande diviene la possibilità per Ahrimane di insediarsi nell'anima di questo e conservarvi il proprio dominio anche dopo la morte del corpo fisico. Presso i popoli dell'antica India tale pericolo era minimo, poiché durante la vita terrestre essi sentivano il mondo fisico sensibile come un'illusione. Il pericolo diveniva più forte per i popoli paleo-persiani, che erano invece maggiormente attratti dal mondo fisico. Ma la parola ispirata di Zarathustra rivelò loro che dietro la materialità vi era un mondo spirituale. Nell'Apocalisse, la chiesa di Smirne rappresenta questa seconda civiltà. Qui comincia per la prima volta il conflitto con la materia. Mentre la civiltà indiana ha evitato di confrontarsi col mondo della materia, Zarathustra è stato il primo grande iniziato che ha educato l'uomo a confrontarsi con il mondo della materia, col mondo terreno. La lotta contro Ahrimane si poteva osservare nelle due fazioni esistenti, quella iraniana e quella turanica. Le popolazioni turaniche erano quelle che avevano conservato il lato oscuro della civiltà atlantica e si trovavano perciò in contrasto con l'impulso spirituale trasmesso da Zarathustra. I persiani purtroppo iniziarono a scendere a compromessi, tanto che, a poco, la popolazione si indebolì e i turani vinsero. Ciò rese impossibile un'ulteriore evoluzione della civiltà paleo-persiana, ed ancora una volta coloro che rimasero fedeli allo spirito di Zarathustra
lasciarono l'Iran per fondare nuovi centri di civiltà in Mesopotamia e in Egitto. Questa nuova civiltà si divise in due correnti, la caldaica e l'egiziana, che poi aprirono le porte al popolo ebraico. Ma di questo ne parleremo la prossima volta.